Allora, cari amici dell'Italia, con voi oggi invece vi vogliamo raccontare una storia metropolitana partita da Torino, ma che ha radici anche in altre parti d'Italia e anche all'estero. Per raccontarci questa storia è venuto a trovarci Luca Balbiano. Benvenuto Luca. Grazie mille. Allora, innanzitutto, prima di raccontare questa storia veramente molto interessante, vorrei raccontasse ai nostri telespettatori cosa sono queste vigne urbane, che io non sapevo neanche l'esistenza. Beh, insomma, sei giustificata perché in effetti sono delle piccole chicche, sono diciamo delle oasi verdi nel grigio delle città, sparse un po' in Italia, in Europa, nel mondo. Sono retaggio di tradizioni, a volte molto storiche, a volte invece sono frutto di recuperi più recenti, però di fatto sono un piccolo gioiello incastonato nella città, un paesaggio inconsueto che uno non si aspetta e che molto spesso è nascosto, ma se lo vai a cercare c'è. E fa molto bene da tanti punti di vista. Allora, la tua famiglia, Luca, è una famiglia che produce vino da sempre, che a un certo punto ha deciso, anzi da qualche anno, ha intrapreso un'avventura molto particolare, ridando vita appunto ad una vigna urbana a Torino. È così? È così, è vero, questa è stata veramente una bella sfida. In realtà la storia è di 15 anni fa, siamo stati chiamati un giorno dalla soprintendenza per i beni artistici e culturali di Torino, che ci ha parlato di questo recupero che era in fase di conclusione della Villa della Regina. Villa della Regina è una meraviglia 5-600esca, una residenza reale sabauda proprio a 2 passi dal centro di Torino, che ha avuto delle vicissitudini, è stata abbandonata nel corso degli ultimi 50 anni, dopo la Seconda Guerra Mondiale, bombardata, danneggiata e abbandonata, ma che aveva una particolarità fondamentale, quella di avere una bellissima propensione all'agricoltura, aveva una vocazione agricola e soprattutto un vigneto che per quasi 400 anni ha prodotto vino, cosa abbastanza rara in realtà, perché i vigneti nelle residenze reali di solito erano decorativi o quasi esclusivamente decorativi. Questo era un vigneto produttivo. Allora, stiamo vedendo delle bellissime immagini di vari vigneti sparsi un po' in tutta Italia, ma voi come vi siete accorti che questa vigna, questo insomma, posto aveva questa vocazione? Ma in realtà avevamo un sacco di documentazione, poi essendo stata abbandonata negli anni 60 avevamo anche qualche foto della vista da Piazza Vittorio sulla collina con questo bellissimo vigneto. Abbiamo fatto un lunghissimo lavoro di recupero e ci siamo accorti di non essere gli unici, fra l'altro. Esattamente. E poi che cosa avete deciso di reimpiantare? Questo è stato il frutto di un'altra lunghissima ricerca, perché al netto delle enormi difficoltà pratiche, ovvero quello di intanto disboscare un bosco che era cresciuto al posto della vigna, perché in 50 anni di abbandono non c'era null'altro che bosco, risagomare la collina e poi fare il reimpianto. Nel frattempo abbiamo collaborato con l'Università di Torino, con la Facoltà di Agraria, il professor Gerbi in particolare, la dottoressa Anna Schneider, che è una ampelografa di fama mondiale che lavorava appena andata in pensione al CNR a Torino. Con lei e con il professor Gerbi siamo riusciti a fare una serie di ricerche che hanno portato a dimostrare con una ragionevole certezza che ci fosse impiantato storicamente in quella vigna già la Freisa, che era ed è uno dei vitigni più importanti del Piemonte, fino ai primi anni del Novecento addirittura uno dei più diffusi in assoluto. Ma essendo una vigna urbana, immagino che poi la produzione delle bottiglie sia abbastanza ridotta, o sbaglio? No, non sbagli, è una produzione ridotta, anche se fra le vigne urbane è una delle più grandicelle, è quasi 1 ettaro di estensione, dà origine a circa 4.000 bottiglie. Dico circa, in realtà è un numero ben preciso, sono limitate e numerate, le chiamiamo tutte come figli. Credo. Però in effetti è una produzione in generale molto piccola, per il vigneto Italia particolarmente interessante se si parla di vigne urbane. Quindi anche più preziosa se vogliamo, perché Speriamo più è ridotto, no? Speriamo di farne capire il valore sempre di più. Senti, la vostra sfida è andata comunque oltre Vigna Villa della Regina, perché vi siete guardati intorno e avete trovato altri territori simili sia in Italia che immagino anche all'estero. Certo, ma la prima sfida è stata quella di guardarci un po' intorno, capire se eravamo gli unici così matti da esserci buttati in un'operazione del genere. Ci siamo resi conto che avevamo dei parenti, dei colleghi particolarmente più avanzati di noi nella storia di questo progetto. Primo su tutti Parigi, che ha un bellissimo, anche se piccolissimo, vigneto a Montmartre, dietro il Sacro Cuore, un vigneto che da più di 70 anni festeggia la festa della vendemmia, e la Fête de Vendage di Parigi è un
miracolo di bellezza, perché raccoglie centinaia di migliaia di persone. È una produzione piccola, ma producono. Però. Ci siamo poi accorti che c'era anche a Schönbrunn un bellissimo progetto di reimpianto. In Austria? In Austria, sì, nel castello di Schönbrunn a Vienna. E anche lì piccolissimo, quindi parliamo di 500 bottiglie prodotte, però di nuovo un lungo lavoro di recupero di varietà autoctone rare, un vino bianco buonissimo, ma per poche persone. Chi è che compra queste bottiglie? Degli estimatori, gente che insomma, va alla ricerca di cose molto particolari, cose uniche? Guarda, probabilmente sì, anche se poi in realtà l'interesse nei confronti di questo vino è abbastanza variegato, nel senso che al di là dell'aspetto collezionistico e della rarità, c'è poi dietro molto spesso una valenza di tipo sociale, perché tutti quanti, chi più chi meno, chi in tutto, chi in parte, dedica la sua produzione per finalità di tipo benefico soprattutto. Parigi devolve interamente i suoi introiti per la scolarizzazione infantile del 18° arrondissement. Fanno un'asta sostanzialmente. Fanno un'asta. Stessa cosa vale per Vienna, che lavora per l'ospedale infantile di Vienna. Noi nel nostro piccolissimo, anche noi organizziamo un'asta ogni anno per raccogliere fondi per delle finalità di tipo benefico, e questo è interessante. Nella scoperta delle altre realtà abbiamo capito che era un minimo comune denominatore molto importante. Quindi voi contate di fare qualcosa tutti insieme? Ci stiamo provando e siamo quasi arrivati alla destinazione, perché un annetto fa ci siamo ritrovati a Torino grazie a un'iniziativa della Regione Piemonte che ha un evento che si chiama Vendemmia Torino, e abbiamo colto l'occasione per andare a cercare e poi invitare tutti i nostri colleghi, omologhi diciamo, sia italiani che europei. Ne abbiamo scoperti parecchi, tantissimi, tutti interessantissimi, tutti quanti con delle storie fantastiche da raccontare, e li abbiamo messi tutti intorno al tavolo dicendo proviamo a fare qualcosa tutti insieme. Adesso stiamo vedendo una mappa. Allora, prima tu hai detto, vabbè, Parigi, Austria, Praga, poi abbiamo anche Brescia, insomma, no? in Italia, la vigna più grande, so. Brescia sono 4 ettari, è il vigneto più grande d'Europa, urbano. Quindi, insomma, sfido anche i bresciani a saperlo, nel senso che anche a Torino molto spesso quando parli di Villa della Regina, insomma, identificarlo non è immediato. Non la conoscono tutti, siamo qui apposta. Pompei, poi la laguna veneziana. Sì, Siena, che è un bellissimo progetto anche lì di recupero di varietà autoctone rare, andate a ripescare qua e là nei monasteri, nei santuari. Poi c'è Napoli, che è un bellissimo vigneto a San Martino, in una posizione fantastica. Qui vicino a Roma? Ce n'è uno a Roma. Ah, a Roma. Scoperto recentemente, in realtà attraverso una serie di contatti, a Trinità dei Monti. Ma che meraviglia! Piccolissimo, anzi cogliamo l'occasione per invitare i nostri colleghi romani a mettersi in contatto con noi, perché il progetto è proprio quello di costruire una rete dei vigneti urbani, diciamo internazionale, perché limitarsi all'Europa in questo caso forse è un primo passo, bello ambizioso, però potrebbe non essere sufficiente. Quindi. Anzi, so che ha scoperto una grande cosa a New York. Sì, c'è un progetto interessante, non è proprio un vigneto, ma è molto molto affascinante. Poi gli americani quando fanno le cose le fanno in grande. Esatto. Quindi hanno iniziato a mettere queste vigne, diciamo, sui rooftop dei grattacieli di Brooklyn e di Manhattan, producendo fisicamente del vino in città. Quindi, chi lo sa che prima o poi non riusciremo... Tu l'hai assaggiato il loro vino? Non ancora, non ho ancora avuto il piacere. Non ho ancora avuto il piacere, però insomma, confido. Se sono italiani che lo fanno, allora sicuramente è Ma guarda, ormai gli americani hanno imparato dai francesi e dagli italiani a fare vino, quindi recentemente producono delle cose fantastiche. Non ho dubbi nel pensare che sia un grande prodotto. I'm joking. Senti, so che vi siete incontrati tutti insieme per la prima volta a Torino l'anno scorso. Esatto. Ci siamo incontrati ed è stato un incontro molto piacevole, perché siamo riusciti in questo modo a scoprire le specificità di tutti quanti. Ci siamo resi conto che tutti avevano delle storie simili alla nostra, pur facendo capo a realtà molto diverse l'una dall'altra, perché esistono, come nel caso di Brescia, vigneti di proprietà di privati cittadini, esistono, come nel nostro caso, nel caso di Pompei, produttori che fanno riferimento invece a beni all'interno di proprietà addirittura UNESCO, patrimonio dell'umanità, e che fanno parte, fanno capo ai ministeri, quindi ai beni culturali. Ci sono operazioni come quello di Siena, dove invece c'è
legame fra l'università, la città e un produttore, Venezia dove c'è un'associazione che invece coltiva in queste isolette della laguna veneziana, bellissime, Napoli che fa parte di nuovo di un progetto che fa capo una persona che si è appassionata della cosa e che ci ha messo del suo per produrre del vino, quindi tante piccole chicche che però sono singolarmente come dire, poco capaci per la loro dimensione di fare massa quindi critica. mettendovi tutti assieme magari. Qual è il vostro intento, Luca? Oltre al lato benefico che insomma vi fa assolutamente onore, che cosa volete comunicare tutti insieme? Ma ci sono un po' di cose che vogliamo comunicare. In primo luogo cerchiamo di essere così forti, raggruppati tutti insieme, da essere impossibili, da essere ignorati. Quindi prima cosa. L'unione fa la forza. L'unione fa la forza, in questo caso ancora di più, perché dietro una vigna urbana ci sono tanti messaggi molto importanti. Intanto c'è un tema di sostenibilità, quindi di agricoltura urbana sostenibile. C'è un tema sociale non solo per le sue finalità, ma anche per il fatto che potenzialmente questo è un segmento che può dare lavoro a delle persone, può integrare delle persone e può fare del bene. Quindi sicuramente una valorizzazione del territorio. Senti, una domanda te la devo per forza fare, perché Vai. dopo tanta bellezza, questa domanda chiaramente vale per Torino come per tante altre città, ma lo smog nelle città provoca dei danni alle vostre vigne urbane? Guarda, credo che già storicamente chi ha impiantato dei vigneti in città lo avesse fatto con un criterio, perché conoscendo le storie di tutti quanti, sono in città queste vigne, ma sono molto spesso sopraelevate rispetto alla città, o in collina o in posizioni strategiche. Certamente lo smog all'agricoltura bene non fa, No. ma io parlo del caso che conosco meglio, che è quello di Villa della Regina, a cui siamo sopraelevati rispetto alla città, e il problema principale sono nell'agricoltura i metalli pesanti, che per definizione tendono al basso, in più si è discostati dalle strade e in una posizione particolarmente anche ben esposta, il che fa sì che i valori di inquinamento in quei siti specifici sia molto basso. Noi abbiamo oltretutto delle api, ci sono delle arnie al lato del vigneto api che vivono di buona salute e producono un miele eccezionale, quella è la testimonianza di madre natura che l'aria è buona. Che l'aria è buona, comunque sapete come proteggere le vostre vigne. Assolutamente. Malgrado sia chiaramente una vigna urbana, riuscite anche a vendere le vostre bottiglie nel mondo? Guarda, o ancora... C'è stato un bellissimo sondaggio di uno dei più importanti giornali americani che chiedeva al proprio pubblico quale fosse la prima voce che teneva in considerazione la scelta di un vino. E la risposta di una percentuale altissima è stata la storia che c'è dietro. Quindi il valore... Voi siete tra i primi. Magari, però il valore dello storytelling è quando affonda le radici nella realtà e non è semplicemente un'invenzione di marketing, è una leva potentissima. Noi cerchiamo, nel nostro caso specifico, di mantenere questo vino il più possibile a Torino. Per una questione di orgoglio territoriale, essendo l'unico vino di Torino, vogliamo che lo consumino i torinesi laddove è possibile. Però è un vino che gira il mondo, che gira l'Europa e il mondo, ed è un bellissimo ambasciatore di una storia che speriamo voglia ispirare qualcuno. Esattamente, allora io ringrazio tantissimo Luca Balbiano, in bocca al lupo per tutto, e come dicevi tu, se per caso qualche nostro telespettatore che vive in giro per il mondo e ci fa sapere di qualche vigna urbana segreta, beh insomma noi siamo qua, il nostro indirizzo di posta elettronica lo conoscete.